per me è tutto bello, sono felice, al mattino mi sveglio che sono felice di essere qua. Come è nata l'idea di diventare allenatore una volta appese le scarpe al chiodo? Beh, l'idea di diventare allenatore era dentro di me già da quando ovviamente giocavo a calcio, perché io 5 anni prima che smettessi di giocare ho iniziato a fare il corso da allenatore e ovviamente è stato anche merito degli allenatori bravi che ho avuto nella mia carriera che mi hanno inculcato anche questa mentalità e questa predisposizione a questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso, che amo, e ovviamente ci vuole tanta passione, tanto impegno e tanta dedizione in quello che si fa. Nella sua carriera quale allenatore ricorda con più piacere? Beh, dirne uno sarebbe riduttivo, ovviamente ne ho avuto tantissimi di bravi, posso citare Gasperini, Lippi, Donadoni, ho avuto Deschamps, ho avuto Juric, ho avuto davvero dei bravissimi allenatori, però citarne uno solo sarebbe riduttivo, perché ognuno di loro mi ha dato qualcosa, da ognuno di loro ho cercato di prendere il meglio e ne ho fatto tesoro e l'ho portato poi insomma, in questa carriera da allenatore. Chi è oggi Raffaele Palladino come allenatore? Tre parole per descrivere l'essenza. Empatia, professionalità sicuramente e mentalità. L'empatia con i calciatori, perché con lo staff, con l'ambiente Firenze mi piace creare insomma, una famiglia qui al centro sportivo, mi piace parlare tanto con i calciatori, avere rapporto con loro anche interpersonale fuori dal calcio, quindi mi piace molto curare questo aspetto. Insomma, poi è ovvio la mentalità, bisogna creare mentalità alla squadra, quello bisogna giocarsela con tutti, con chiunque, creare la mentalità è fondamentale insomma, per l'ambiente e per tutta una società intera. E ovviamente cercare di, insomma, come dicevo prima, la professionalità e la dedizione al lavoro, quella non deve mancare mai su tutto quello che facciamo. Anche quest'anno parte come allenatore più giovane di tutta la Serie A. Lo sente più come un orgoglio o una responsabilità? Ma tutte e due, sia un orgoglio che una responsabilità. Un orgoglio perché comunque ho smesso di giocare 4 anni fa, 5 anni fa, e quindi per me insomma, confrontarmi con grandissimi allenatori in Serie A è motivo di grande orgoglio e motivo di grande crescita soprattutto. E poi responsabilità perché comunque quelle non devono mancare mai nel calcio e nella nella nostra quotidianità, perché quelle ti consentono di dare sempre il massimo e insomma, quando ci sono responsabilità senti il peso e ovviamente cerchi di dare sempre di più. Quale aspetto è stato decisivo per la scelta della Fiorentina come nuova sfida? Beh, è stato facile scegliere Firenze perché è una piazza ambiziosa, è una piazza molto importante, storica e gloriosa, con un grandissimo entusiasmo, quindi per me la scelta non è stata difficile. Inizia un'avventura molto prestigiosa. Che sfida è la Fiorentina per Palladino? Ma è una sfida affascinante sotto tutti i punti di vista. Ripeto, è una società gloriosa, una società storica. Io da piccolino simpatizzavo per la Fiorentina perché è sempre stata una squadra che mi è piaciuta da piccolo. Seguivo i grandi calciatori che sono passati da qui, da Rui Costa, Batistuta, sono calciatori che hanno segnato la mia epoca. Beh, tanto differente perché comunque ci sono principi di gioco diversi, c'è un sistema di gioco diverso, è un modo di stare in campo diverso, quindi insomma vedremo tante cose diverse. La cosa che bisogna essere contenti è che è stato fatto un ottimo percorso prima, comunque è una squadra che sa giocare a calcio, ha mentalità di giocare a calcio, è una squadra propositiva e questo non deve mancare mai alla Fiorentina di quest'anno e poi insomma cercheremo di dare il massimo e di dare del nostro meglio per questa società. Da italiano a Palladino c'è stata ovviamente una svolta anche tattica, soprattutto in difesa. Come la sta vivendo la squadra?
Ma bene, bene, con entusiasmo, con partecipazione, con dedizione soprattutto, perché vedo che i ragazzi sono molto applicati. La cosa che mi ha sorpreso di più è stato questo, vedere una grande predisposizione al lavoro, ad apprendere, ad ascoltare. Non è facile passare da un sistema di gioco a un altro, non è facile passare comunque da principi di gioco totalmente diversi. Ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza, ci vogliono anche gli errori, ovviamente da quelli si impara, da quello si cresce. Noi siamo qui apposta per analizzare gli errori e per lavorare sulle cose positive che stiamo facendo. Vedo cose positive, è ovvio che c'è sempre da migliorare. Questa stagione esordirà anche in campo internazionale, in Conference League. Cosa si aspetta da questa esperienza? Beh, sicuramente mi aspetto insomma, una grande partecipazione da parte dei ragazzi, perché sappiamo che negli ultimi 2 anni sono stati raggiunti comunque delle finali e è stato fatto un grande lavoro da parte di mister Italiano con i ragazzi. Noi cercheremo di ripeterci e possibilmente di fare del nostro meglio. Vogliamo comunque fare del nostro meglio in Coppa, perché ci teniamo. Per quanto mi riguarda è un'esperienza importante, perché è la prima volta da allenatore che faccio le Coppe e quindi non vedo l'ora di iniziare. Insieme a lei dal Monza è arrivato Polpan. Pensa che sia arrivato il momento della sua esplosione definitiva? Io me lo auguro insomma, che Andrea si ripeta anche quest'anno e faccia un grande campionato come ha fatto lo scorso anno, ha dato grande continuità. Lui può ancora crescere, ha ampi margini di miglioramento. Sono sicuro che essendo un ragazzo per bene, un grande professionista, ci teneva tanto a venire qua, ha voluto fortemente questa maglia, a prescindere che l'ho allenato io lo scorso anno, ma lui ci teneva davvero a fare questo step in più anche per lui, e quindi mi auguro per lui che possa essere il definitivo, insomma, consacrarsi in una Serie A che comunque per lui l'anno scorso è stata importante, e mi auguro che presto possa tornare di nuovo in nazionale. Il Palladio di Monza è sembrato molto incline a far giocare i giovani del vivaio. Sarà così anche a Firenze? E chi sono i ragazzi che ci dobbiamo aspettare di vedere in prima squadra? Ma io sono rimasto molto sorpreso ovviamente dai tanti giovani forti che ci sono qui a Firenze. Faccio i complimenti al responsabile del settore giovanile e alla società che ha creduto insomma, in questi giovani. Ce ne sono tanti, dirne uno sarebbe riduttivo, li ho visti tutti all'opera, li ho voluti vedere, valutare, ancora sono nella rosa, insomma, sono con noi, si allenano con noi sempre quotidianamente, quindi li sto valutando, li sto vedendo, insomma c'è chi deve crescere ancora, c'è chi ci può stare, quindi sono felice davvero che la Fiorentina abbia questo bacino di giovani importanti, perché potrebbe essere anche il futuro di questa società. Tra un anno, se dovesse tirare un bilancio della stagione, sarebbe contento se? Beh, ovviamente voglio cercare di dare il massimo insieme al mio staff per questa società, perché hanno creduto in noi, hanno creduto in me e in noi. Insomma, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Noi siamo ambiziosi, vogliamo fare bene, sapendo che comunque è stato fatto già un grande lavoro prima, ereditiamo comunque una squadra che sa giocare a calcio. Quest'anno ci sono stati tanti cambiamenti, però noi stiamo lavorando, stiamo cercando di fare del nostro meglio e vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi che se li meritano, perché davvero c'è un pubblico incredibile. Anche qui al Viola Park si è visto in questo mese che sono venuti in tantissimi a seguirci, e noi li ringraziamo e cerchiamo di dare delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Per quale motivo vorrebbe essere ricordato dai suoi giocatori? La bravura di ogni allenatore deve essere quella di lasciare qualcosa a ogni singolo calciatore, e quando insomma, i calciatori ti trasferiscono che comunque sei riuscito a migliorarli e sono migliorati anche nel gioco e in quello che non riuscivano prima, quello è la più grande soddisfazione, la più grande gratificazione per ogni allenatore, non tanto le vittorie. È ovvio che il miglioramento del singolo porta poi alla vittoria della squadra, però quello sarebbe la perfezione, poi vincere anche le partite, però
per ogni allenatore credo che sia gratificante avere attestati di stima da parte dei calciatori anche sotto questi punti di vista qua.